Mi chiamo Lucio Zaccarelli, ho lavorato in Alitalia come pilota dal 1981 al 2011, sono entrato attraverso la scuola di volo di Alitalia e ho volato quasi tutti gli aeroplani che sono stati in Alitalia, dal DC-10 al DC-930, l'Airbus, il 74 Boeing 747, poi da comandante l'MD-80 e infine il Boeing 767. Proprio con questo aeroplano, l'11 settembre del 2001, ero programmato per un volo da Roma a New York, precisamente l'aeroporto di Newark, che è l'aeroporto di New York che si trova nel New Jersey appena passato il fiume Hudson. Il volo, con me c'erano i due primi ufficiali, Alessandro Romeo e Francesco Rocco, e un equipaggio di 8 assistenti di volo. Il volo è partito regolarmente da Roma, siamo partiti in una giornata bellissima, veramente c'era tempo bello praticamente da Roma fino a New York, e siamo partiti verso le 9:30 locali qui a Roma e dopo circa 5 ore di volo stavamo completando la traversata oceanica che eravamo cominciata dalle coste francesi ed eravamo leggermente a sud dell'isola di Terranova, si chiama appunto la longitudine del 50 ovest, è il punto in cui praticamente il controllo del traffico aereo riprende il controllo radar degli aeroplani quando entrano sul continente americano. Facemmo un contatto radio con il controllo del traffico aereo di Gander che controlla quella zona e dopo pochi minuti venimmo informati che lo spazio aereo americano sarebbe stato chiuso entro pochi minuti e quindi avremmo dovuto scegliere un aeroporto alternato in quanto appunto non ci era concesso di entrare nello spazio aereo americano. Scegliemmo immediatamente di andare verso Halifax. Halifax è un aeroporto nella Nuova Scozia, sempre territorio canadese, ma è un territorio continentale. Purtroppo il controllo del traffico aereo ci negò questa autorizzazione in quanto quell'aeroporto era già stato scelto da molti altri aeroplani e quindi non c'era proprio spazio fisico per parcheggiare. Quindi scegliemmo di dirottare verso Gander. Gander è un aeroporto situato nella costa est dell'isola di Terranova, nord-est per la precisione, ed è un aeroporto utilizzato sin dalla Seconda Guerra Mondiale per le traversate oceaniche, quando gli aeroplani non avevano autonomia a sufficienza per fare dei lunghi voli e quindi dovevano fare degli scali per collegare gli aeroporti europei e americani. Quindi era sostanzialmente un aeroporto che veniva utilizzato per scalo tecnico. Ovviamente negli ultimi anni, nel 2001 stiamo parlando, questo aeroporto era pochissimo utilizzato, tranne pochi voli locali, pochi voli domestici canadesi. Ma la struttura è molto grande e proprio su quell'aeroporto esisteva, almeno allora, una base della Royal Air Force della Gran Bretagna che la utilizzava per addestramento in Canada e quant'altro. Quindi eravamo circa a 200 miglia da quell'aeroporto quando abbiamo scelto di dirottare. Non abbiamo fatto altro che procedere verso quell'aeroporto e atterrare di lì a 35-40 minuti. Era una giornata magnifica, una temperatura di 25-26 gradi che per quelle aree, per quei luoghi è abbastanza inconsueta. Di solito sono aree in cui anche a settembre tira vento, fa abbastanza freddino. Invece quel giorno era una giornata stupefacente. Quando ci fu comunicato di dirottare, ovviamente pensammo con i primi ufficiali e con i responsabili di cabina appunto di sistemare subito la cabina e informare i passeggeri che saremmo atterrati a Gander e per motivi tecnici
e ovviamente ognuno di noi fece delle considerazioni pensando quello che poteva essere successo. Ovviamente non abbiamo avuto molto tempo per fare considerazioni, quindi abbiamo dedicato la nostra attenzione alla condotta dell'aeroplano e a completare l'atterraggio. Di lì a 30 minuti circa siamo atterrati a Gander e come siamo atterrati appunto ci hanno fatto parcheggiare, c'erano già un paio di aeroplani, diciamo siamo arrivati per terzi noi a Gander, ci hanno fatto parcheggiare, è salita a bordo un'addetta dell'aeroporto di Gander e appunto la prima domanda che le facemmo fu: ma che cosa è successo? E appunto la risposta fu: a major terrorist attack in New York. Un grosso attacco terroristico a New York. Rimasi veramente basito e a quel punto il primo pensiero fu cerchiamo di tornare a casa. Ovviamente come abbiamo toccato terra, i passeggeri hanno utilizzato i loro telefoni cellulari per mettersi in contatto con i loro parenti negli Stati Uniti, in Italia, insomma dovunque questi potessero essere, e sono venuti a conoscenza immediatamente della situazione che si era creata a New York quel giorno e quello che stava succedendo negli Stati Uniti. Quindi immaginate la tensione che si può essere creata a bordo dell'aeroplano. Avevamo 207 passeggeri quel giorno, praticamente l'aeroplano era pieno, di cui l'80% passeggeri di nazionalità americana, era il periodo di rientro dalle vacanze, quindi insomma la situazione a bordo era molto molto tesa e le persone chiedevano, volevano sapere cosa stava succedendo, ma ovviamente le informazioni che avevamo noi e che avevano loro erano le stesse, non c'era altro da fare. Andai immediatamente presso gli uffici dello scalo di Gander per prendere contatto con il nostro centro operativo a Roma e soprattutto per predisporre un rientro immediato a Fiumicino. Io a quel punto avevo pensato: torniamo subito indietro, togliamoci di qua il prima possibile. Già perché vedevo atterrare tutti gli altri aeroplani, proprio da quando siamo atterrati alla mezz'ora successiva la fila degli aeroplani in atterraggio era continua e continuavano ad atterrare. Alla fine di tutta l'operazione, quando praticamente i cieli canadesi sono stati svuotati, a Gander sono atterrati 38 aeroplani. Considerate che sono state usate, sono due piste a Gander, una delle due piste è stata usata come parcheggio, perché ovviamente non c'era più spazio per parcheggiare. Quindi insomma la cosa era importante, eravamo consapevoli che stava succedendo qualcosa di veramente importante. Quindi ripeto, l'idea era: torniamo a casa nel tempo più breve possibile. Circa 40-50 minuti dopo l'atterraggio, il controllo del traffico aereo di Gander ha dichiarato a tutti gli aeroplani che eravamo tutti sotto sequestro, quindi nessun aeroplano si sarebbe potuto muovere dal parcheggio, tutti i passeggeri dovevano rimanere a bordo e saremmo stati in attesa di nuove disposizioni. La cosa si è protratta per circa 5-6 ore per noi. Le informazioni appunto che circolavano erano che stavano predisponendo le operazioni di sbarco di tutta questa massa di passeggeri. I 38 aeroplani di cui abbiamo detto prima contenevano circa 6.000 passeggeri. Considerate che l'area di Gander, il villaggio, perché non c'è altro modo per definirlo, è una cittadina di 10.000 abitanti. Appunto sparsa su un'isola in cui tutti gli abitanti saranno 200.000, ma un'isola grande quanto più o meno la Sicilia, quindi è una isola abbastanza grande. E dicevo, quindi in sostanza siamo rimasti in attesa dentro l'aeroplano di notizie
per gli sbarchi dei passeggeri. Ovviamente nel frattempo immaginate che le condizioni non erano proprio ideali, cioè le persone non erano molto tranquille, quindi abbiamo cercato di intrattenerli in qualche modo, anche noi dell'equipaggio di condotta, cercando di appunto diffondere il massimo delle informazioni per avere l'ambiente più tranquillo possibile. Ovviamente ciliegina sulla torta, abbiamo avuto anche un passeggero che si è sentito male, quindi abbiamo dovuto farla accompagnare in ospedale, insomma comunque nulla di drammatico, però anche questo ha creato quella tensione ulteriore che certo non mancava, non era necessario. Dopo circa 6 ore dall'atterraggio abbiamo iniziato le operazioni di sbarco. Direi siamo stati fortunati, eravamo fra i primi a essere atterrati, eravamo l'aeroplano più piccolo fra quelli primi atterrati e quindi siamo stati utilizzati dall'autorità aeroportuale come test per il sistema che avevano messo in piedi per sbarcare tutti i passeggeri, ma soprattutto per allocarli, per sistemarli in tutte le aree e edifici che avevano identificato come validi per sistemare questi 6.000 passeggeri. Potete immaginare che insomma gli alberghi non c'erano per tutti, gli alberghi a Gander credo che fossero un paio. Negli alberghi erano state riservate le stanze per gli equipaggi, dopodiché i passeggeri sarebbero stati suddivisi in tutte le aree possibili, quindi dai pub ai palazzetti dello sport a tutte le aree pubbliche chiuse che erano disponibili. Ripeto, abbiamo iniziato l'operazione di sbarco, in aerostazione era stata predisposta proprio un'area in cui veniva fatto il censimento dei passeggeri, con i recapiti e quindi con tutto quello che serviva per sistemarli e ripeto, nella nostra fortuna i nostri passeggeri sono venuti con noi nello stesso albergo. Si chiamava Gander Hotel, adesso non si chiama più così, ma comunque è l'albergo più vicino all'aeroporto, circa 1 chilometro dall'aeroporto. Siamo andati tutti in questo albergo dove avevano predisposto, ripeto, le stanze per gli equipaggi e tutti i saloni che utilizzano per le feste, per i banchetti, avevano sistemato delle brandine piuttosto che dei materassi per terra con delle coperte e delle lenzuola in modo che tutti i passeggeri avessero un luogo per poter riposare. In un altro paio di saloni avevano predisposto una specie di mensa in cui tutti potevano mangiare qualcosa. E insomma, nella sostanza siamo stati tutti alloggiati nello stesso albergo. L'entrata in albergo è stata un notevole shock per i passeggeri perché hanno visto per la prima volta le immagini di quello che era successo a New York. L'albergo era pieno di televisori che mandavano in continuazione queste immagini del crollo delle Torri Gemelle. Questo ovviamente ha creato ancora maggiori tensioni, maggiori ansia in tutte queste persone, in particolare per coloro che avevano parenti, amici a New York e zone vicine. La prima notte, ripeto, siamo arrivati in albergo, che a questo punto era ormai notte, siamo stati alloggiati, immaginate che di notte abbia dormito poco tutti quanti. Io personalmente alle 2 alle 3 di notte locali stavo passeggiando per il paese, mi sono fatto 2 chiacchiere con un poliziotto che passava, diceva: che fai in giro? Che faccio in giro? Cerco di far passare la tensione, quindi avevo fatto una passeggiata per questo paesino e vabbè, quindi siamo arrivati alla mattina dopo, dove ho cominciato appunto a cercare di capire che cosa stava succedendo e soprattutto che cosa avremmo dovuto fare nel giorno a venire e nei giorni a venire. Quindi anche lì contatto con il nostro centro operativo di Roma, con il nostro capo pilota, per avere appunto tutte le informazioni e soprattutto quello che stavano cercando di capire anche loro con l'autorità aeronautica americana, la FAA, col Dipartimento dei Trasporti americano, con l'ambasciata italiana a Washington, cioè
c'era tutta una serie di contatti appunto che cercavano di capire che cosa stava succedendo e soprattutto che cosa avremmo potuto fare. Nel contempo, devo dire, l'equipaggio molto attento alle necessità dei passeggeri, avendole lì nello stesso albergo, ha cominciato a predisporre un help desk in cui abbiamo raccolto tutte le richieste dei passeggeri, in modo che in particolare c'era necessità di avere dei medicinali. Un particolare: quando i passeggeri sono stati sbarcati non hanno potuto portare il loro bagaglio, i bagagli sono rimasti a bordo degli aeroplani, quindi c'era chi aveva delle medicine nei bagagli di cui aveva necessità e che non poteva avere a disposizione. Quindi attraverso l'albergo siamo riusciti a rimediare tutti questi farmaci di prima necessità o necessità di altro genere che avevano i passeggeri. Quindi insomma abbiamo fatto un po' da tramite fra il gruppo dei nostri passeggeri, il concierge, la reception dell'albergo, per appunto cercare di alleviare al massimo il disagio che stavano subendo. Ovviamente poi ho cercato di contattare lo scalo di Gander, l'autorità aeroportuale di Gander, per capire se si poteva salire sull'aeroplano, se si poteva vedere di cominciare a organizzare la partenza. Proprio in quei minuti, durante la mattinata, a tarda mattinata, ho incontrato un comandante della US Air che era l'ultimo aeroplano atterrato a Gander e che era rimasto 24 ore a bordo con i passeggeri. È arrivato in albergo fresco e riposato, tutto sbarbato. Gli ho detto: ma da dove arrivi? Ah, dall'aeroporto. Dico: e quanto sei stato a bordo? 24 ore. Erano riusciti dopo 24 ore a sbarcare i passeggeri, che erano stati mandati ovviamente in qualche luogo in giro per Terranova per sistemarli, e loro li avevano rimandati in albergo. E appunto per dirvi il tempo che ci è voluto a sbarcare questi famosi 6.000 passeggeri, esattamente 24 ore. E quindi, terminate le operazioni di sbarco, l'aeroporto ha cominciamo a pensare di far ripartire tutta questa massa di aeroplani e massa di passeggeri. Dopo qualche ora, nel primo pomeriggio canadese, quindi parliamo della serata italiana, considerate che Terranova ha il fuso orario rispetto all'Italia, sono 5 ore e mezzo, 5 ore di differenza, e siamo potuti salire sull'aeroplano, quindi con un primo ufficiale e 3 assistenti di volo siamo andati sull'aeroplano, perché ovviamente eravamo preoccupati del fatto che a bordo era rimasto praticamente tutto. Immaginate che a bordo c'erano tutti i pasti usati dai passeggeri, con una temperatura di 25-26 gradi che c'era in quel periodo. L'odore a bordo di un aeroplano chiuso poteva diventare veramente preoccupante. Quindi riuscimmo a salire sull'aeroplano, la ditta di assistenza lì di Gander ci dette un po' di materiale per poter sgombrare almeno il catering vecchio, quindi tutti i rifiuti che avevamo a bordo. Insomma, alla fine, in 4-5 che siamo andati, 5 per essere precisi, riuscimmo a pulire l'aeroplano, a sgombrare i rifiuti, a renderlo accessibile a un eventuale imbarco di passeggeri. E nel frattempo riuscimmo anche a contattare un tecnico un tecnico dell'Air Canada che casualmente era lì a Gander per vacanza, e tecnico abilitato a fare la manutenzione sul Boeing 767, quindi attraverso di lui riuscimmo a metterci d'accordo con i nostri tecnici di Fiumicino a quale tipo di manutenzione doveva svolgere. Quindi in sostanza avevamo predisposto quasi tutto per la partenza, che ovviamente ancora non era assolutamente chiaro quando sarebbe avvenuta. Tornammo in albergo e nella tarda serata del 12, quindi stiamo parlando del 12 di settembre,
Siamo stati convocati tutti gli equipaggi degli aeroplani presenti a Gander presso l'aeroporto ed è stato fatto un briefing dal direttore sostanzialmente delle operazioni dell'aeroporto di Gander e dal comandante della base della RAF che avevano predisposto un piano per la partenza. Nella sostanza loro avevano predisposto un piano che sarebbe reso operativo il giorno 13 e che in funzione di come erano parcheggiati gli aeroplani, come vi avevo detto, gli aeroplani erano stati messi dappertutto, anche incastrati in maniera veramente un po' complicata, per cui dovevano essere mossi in funzione della loro posizione. Quindi era stato predisposto questo piano di partenze e anche lì, noi essendo arrivati per primi, eravamo stati fortunati e saremmo stati fra i primi a muoverci. Quindi la nostra partenza era prevista più o meno verso il primo pomeriggio del giorno 13, predisponemmo tutti i piani per la partenza e in coordinamento con il nostro centro operativo di Roma decidemmo appunto che noi saremmo partiti il giorno dopo con destinazione a Newark, la nostra destinazione originale, in quanto appunto le autorità americane garantivano a quel momento che l'aeroporto di Newark sarebbe stato aperto e lo spazio aereo americano sarebbe stato aperto. Quindi ce ne siamo tornati in albergo, abbiamo informato i passeggeri che saremmo partiti il giorno dopo con destinazione a Newark, con grande felicità di tutti, perché, ripeto, il 90% dei passeggeri erano americani, quindi volevano tornare a casa loro. E con questo ce ne siamo andati a dormire per essere pronti la mattina dopo. Questo ovviamente ha creato, ripeto, un notevole sollievo in tutto il gruppo, quindi insomma si rientrava un po' nelle operazioni normali, no? Quindi si va a destinazione e poi dopo si vedrà. La mattina dopo, verso le 10 locali, abbiamo cominciato a muoverci per andare in aeroporto e predisporre la partenza, ovviamente applicando tutta una serie di norme di sicurezza estremamente restrittive, per cui avevamo delle checklist speciali a bordo che erano previste in casi di emergenza, per cui applicammmo quelle checklist per la ricerca di eventuali oggetti particolari a bordo. Ovviamente vennero sbargati tutti i bagagli e predisposti per il riconoscimento dei bagagli dei passeggeri quando sarebbero arrivati, in modo che non ci fossero bagagli sconosciuti a bordo. Vi faccio una premessa: 2 passeggeri avevano scelto di lasciare l'albergo e, avendo noleggiato una macchina, avevano tentato di raggiungere New York con mezzi propri. Devo dire con grande mio stupore, perché forse non si rendevano conto che stavamo su un'isola in mezzo al mare e a una distanza importante dal continente, che poi sarebbe dovuto essere raggiunto attraverso un traghetto, insomma una cosa estremamente complessa. Però loro avevano fatto questa scelta, quindi avevamo la certezza di avere anche i loro bagagli a bordo, quindi dovevano essere sbargati i loro bagagli. Ma comunque tutti gli aeroplani hanno predisposto un riconoscimento bagagli prima della partenza. Dopo, diciamo, un paio d'ore che eravamo a bordo dell'aeroplano, eravamo riusciti anche ad avere un po' di bevande, un po' di cibo, qualcosa che era stato recuperato attraverso una ditta di catering locale. Siamo riusciti a imbarcare i passeggeri e parliamo del primo pomeriggio canadese. Eravamo pronti per partire quando appunto, diciamo, verso le 15:30, 16 locali, per lasciare appunto Gander. Ripeto, nostra partenza era prevista per andare a Newark. Il controllo del traffico aereo ci ha comunicato che ancora lo spazio aereo americano era chiuso e che non ci avrebbero fatto entrare nello spazio aereo americano. Questa cosa è andata avanti per circa 2-3 ore, anzi 3 ore per essere precisi, in cui appunto le nostre continue richieste di verifica sia
al centro di controllo nostro della compagnia a Roma, sia al centro di controllo canadese, che verificassero appunto la possibilità di andare in territorio americano, davano sempre esito negativo. Non riuscivamo a capire perché appunto da Roma ci dicevano: guardate che ci dicono che potete andare dal controllo del traffico aereo canadese, che era direttamente in contatto col controllo del traffico aereo americano, ci dicevano non potete andare. Insomma, questa diatriba è andata avanti per circa 3 ore e i passeggeri ovviamente cominciavano a innervosirsi. Quando appunto abbiamo dato la notizia la sera prima che andavamo tutti a New York, ovviamente c'erano state scene di entusiasmo e di felicità. Quando si è visto che la cosa si protraeva e che non partivamo e che chiedevano perché non partivamo, ma non ci fanno partire, per quale motivo non vi fanno partire, perché il controllo del traffico aereo non ci fa partire, ovviamente il nervosismo ha cominciato a serpeggiare sull'aeroplano, le persone si sono innervosite, qualcuno ha cominciato a dire che voleva scendere, ovviamente lo scendere dall'aeroplano avrebbe creato notevoli disagi, avremmo dovuto rifare un controllo dei bagagli perché non potevamo partire con i bagagli di persone che non erano a bordo. Insomma, questa cosa è stata estremamente complessa fino a quando a un certo punto eravamo nella prima serata canadese. Dopo appunto l'ennesimo diniego da parte del controllo del traffico aereo di partire per New York, abbiamo contattato il nostro centro operativo di Roma e gli abbiamo detto che saremmo partiti e saremmo tornati a Roma perché la situazione stava diventando estremamente pesante sia a bordo sia nell'aeroporto, in quanto noi dovevamo lasciare il nostro parcheggio per poter far muovere gli aeroplani che erano dietro di noi. Infatti per far muovere nelle 3 ore in cui siamo stati fermi al parcheggio per derimere appunto il problema andare a New York, non andare a New York, ci siamo dovuti muovere per far entrare un aeroplano nel parcheggio e farne uscire un altro, quindi abbiamo dovuto mettere in moto, siamo dovuti uscire dal parcheggio, siamo dovuti rientrare in un altro parcheggio, ovviamente con grande disagio dei passeggeri, perché per i passeggeri vedere mettere in moto l'aeroplano significava partire, anche se gliel'avevamo detto che non saremmo partiti. Comunque crea tutto nervosismo e disagio. Quando poi alla fine appunto è stata presa la decisione di partire per Roma e ovviamente è stato comunicato ai passeggeri, si sono create situazioni di estremo disagio con scene di panico e addirittura abbiamo avuto passeggeri che sono scappati dall'aeroplano. È stato una cosa veramente drammatica. Una passeggera in particolare non c'è stato verso, perché diciamo che dei 4-5 passeggeri che hanno dato in escandescenze siamo riusciti a fermarli sulla scaletta, a convincerli che sostanzialmente stavamo portandoli a Roma ma che sarebbero rientrati poi a New York il prima possibile, non appena lo spazio aereo americano fosse stato aperto. Questa passeggera è scappata, proprio scappata attraverso il piazzale, è andata in aerostazione e non voleva saperne di muoversi. Quindi sono andato personalmente, proprio come si suol dire, mi sono messo la giacca, mi sono messo il cappello e sono andato personalmente da lei. Dopo una lunga discussione, le ho detto che non avevamo grandi alternative sostanzialmente, ma potete immaginare una persona che è in una situazione di panico è difficile da convincere. Non lo so come ho fatto, ma nella sostanza dopo una mezz'oretta circa l'ho presa sotto braccio e l'ho riportata a bordo con grande soddisfazione del direttore che era dell'autorità aeroportuale canadese, che era lì sul piazzale, che mi aspettava e che voleva capire cosa stessimo facendo. Nel frattempo i colleghi
avevano presentato il piano di volo al controllo del traffico aereo per tornare a Roma, e circa un'oretta dopo, quindi circa un'ora dopo che appunto questa grande situazione di disagio si era verificata, eravamo riusciti in qualche modo a pacificare i passeggeri, a convincerli che sicuramente sarebbe stata la soluzione migliore e che sarebbero stati assistiti adeguatamente a Roma e che, ripeto, sarebbero rientrati il prima possibile a New York. Siamo riusciti a partire da Gander. Era la tarda serata di Gander e siamo partiti immediatamente per la traversata oceanica. Sostanzialmente quella notte in volo sull'oceano penso ci fossero 3 aeroplani, non di più, contrariamente a quello che avviene normalmente in cui ci sono centinaia di aeroplani. Siamo arrivati a Roma alle 7:15, 7:30 del mattino, e devo dire era stato organizzato un ottimo comitato di ricevimento, quindi c'era tutto un sistema che ha accolto i passeggeri, li ha accompagnati in albergo per chi doveva andare in albergo, perché ovviamente i passeggeri italiani hanno proseguito per le loro residenze, e invece i passeggeri americani sono stati tutti accompagnati in albergo, e come poi avevamo previsto, sostanzialmente il giorno 14 sono riusciti a ripartire con un volo che era stato predisposto, e il giorno 15 sono arrivati a New York. La cosa insomma è terminata bene, siamo riusciti a toglierci da quel posto che è Gander, che era c'era un grande caos, e quindi dovevamo andare via di là. L'ultima considerazione su questo evento appunto è questo: sicuramente la grande difficoltà che abbiamo avuto noi dell'equipaggio è stata quella di riuscire a far capire al mondo che stava qui in Europa, quindi per noi era la nostra compagnia, i nostri coordinatori, la situazione di estremo disagio che si era creato in quell'aeroporto, ma in generale in tutto il Canada. Poi noi l'abbiamo verificato dopo questo: il Canada ha fatto atterrare circa 250 aeroplani in un paio d'ore quel giorno, su tutti gli aeroporti disponibili che aveva, e in particolare appunto gli aeroporti di Terranova hanno subito un impatto notevolissimo, e Gander, ripeto, piccola cittadina, veramente piccola, ha dato una dimostrazione di solidarietà, di empatia, di avere capito quello che stava succedendo nel mondo, e bisognava darsi da fare. Ci sono stati degli episodi di solidarietà a Gander incredibili, ripeto, le persone e i passeggeri erano stati sistemati ovunque, in tutti i posti disponibili e immaginabili, e gli abitanti di Gander li andavano a prendere, li portavano a casa, gli davano da mangiare, li hanno portati a fare la doccia, a situazioni veramente estremamente di grande solidarietà. C'è stato poi nel tempo grandi manifestazioni di ringraziamento nei confronti di questa piccola comunità di Terranova, da parte di moltissimi passeggeri, da moltissimi equipaggi che hanno avuto la, direi, fortuna, perché a questo punto la vorrei chiamare fortuna, di vivere quella situazione drammatica in quell'ambiente così empatico e solidale. E per tornare a noi, era difficile far capire questa cosa a chi stava di qua dall'oceano. Avevamo, non so, evidentemente non riuscivamo a trasmettere la situazione così drammatica che stavamo vivendo, e infatti poi alla fine le decisioni di tornare a Roma le dovemmo sostanzialmente prendere noi, e perché non ce n'erano altre, non c'erano più alternative. Quindi di tutta questa storia, che sicuramente è una piccola parte di quello che è successo l'11 settembre del 2001
ovviamente che non ha avuto conseguenze drammatiche, non c'è stato nessun dramma per noi, è solo stato un dirottamento di un volo da un aeroporto a un altro e 2 giorni di disagio, ma ripeto, ci ha fatto conoscere un ambiente, una comunità, quella di una isola sperduta in mezzo all'oceano, che ha dimostrato di saper gestire una situazione di questo genere con grandissima solidarietà, con grandissimo cuore. Quindi io personalmente non smetterò mai di ringraziarli, quella piccola comunità, e mi sono anche ripromesso, dico un giorno vorrei tanto andarci, tornare là, proprio per dire grazie a loro, e questo è quello che mi sento di dire.